Ho migliorato la strategia Opening Range Breakout, migliorando gli ingressi e filtrando i falsi segnali. I risultati sono incredibili e oggi voglio mostrarvi quali sono i suoi rendimenti e su quale asset funziona e performa bene. Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Dynamic Trader ed oggi voglio portarvi e farvi vedere la mia strategia Opening Range Breakout migliorata, dove ho aggiunto dei principi di price action e voglio appunto mostrarvi quali sono i suoi rendimenti sugli asset che ho testato. Innanzitutto voglio scusarmi per la mia assenza, questo mese è stato un mese molto indaffarato. Come vedete ho cambiato postazione, ho fatto un trasloco perché ho cambiato casa dove ho lavorato negli ultimi 2 anni e quindi insomma è stato un periodo molto pieno. In ogni caso ho comunque lavorato sulle mie strategie ed oggi voglio portarvi appunto questa Opening Range Breakout migliorata. Andiamo al PC che vi mostro quali sono i miglioramenti e le cose che ho aggiunto. Ed eccoci qua, come sempre sulla piattaforma MetaTrader 5, vi mostro prima di tutto i dati di ingresso, dove ne ho già comunque parlato nei precedenti video, ma soprattutto appunto dei dati di ingresso vi mostro cosa ho modificato. Allora, Opening Range Breakout, chiaramente sempre rischio percentuale. Intanto sono andato a modificare il tipo di stop loss impostabile, dove abbiamo uno stop loss sul canale opposto, uno stop loss che si basa sulle X candele che noi andremo ad impostare, quindi sotto il minimo o il massimo di X candele indietro prima dell'ingresso, o lo stop loss in percentuale. Un'altra cosa che cambia sostanzialmente proprio la strategia è l'entry mode. Ho messo sul menu a tendina vari tipi di entry mode. L'instant breakout significa che come la candela tocca la linea apre il trade con stop loss impostato come insomma deciso da noi. Breakout a candle close, candela chiusa, significa che se l'asset supera la linea e chiude con la candela sopra o sotto mi apre appunto il trade. Retrace significa che se l'asset mi supera la linea e mi va a fare un ritracciamento, mi aprirà sul ritracciamento. Retest range significa che se l'asset mi supera la linea, mi conferma al di fuori e poi mi va a ritestare appunto la linea del range, mi aprirà, quindi appunto questo è un retest. E fair value gap significa che se l'asset mi crea un fair value gap positivo o negativo, diciamo sopra appunto o sotto la linea, quando mi verrà a colmare il fair value gap, mi aprirà il trade. Quindi ho aggiunto dei principi della price action automatizzati, che è una cosa che appunto fantastica, e soprattutto è molto bello e interessante vedere quali sono i rendimenti sugli asset che ho testato. Chiaramente ogni expert può essere, diciamo tra virgolette, ottimizzato su un asset. Non tutti gli asset ragionano o funzionano allo stesso modo, quindi i test servono proprio per trovare l'asset migliore che funziona con questi tipi di ragionamento. Andiamo sul grafico che vi mostro cosa significa ognuna di queste cose e poi vi farò vedere i rendimenti. Quindi come funziona questo expert? Praticamente all'orario che io voglio mi va a tracciare delle linee sui massimi e sui minimi, ok? Di conseguenza, nel momento in cui mi ha tracciato queste linee, con i vari entry mode mi andrà ad aprire il trade o long superata questa linea o short. Quindi con l'instant breakout, semplicemente se la candela successiva mi andrà a rompere la linea, direttamente mi aprirà un long. E con lo stop loss appunto che io vado ad impostare posso metterlo, come vi facevo vedere, sul canale opposto, quindi lo stop loss sarà sotto questa linea, sotto il canale, e con il take profit 1 a 2, altrimenti avremo uno stop loss sotto X candele, quindi magari io metto stop loss sotto 5 candele, significa che 1, 2, 3, 4, 5, lo stop loss sarà qua sotto e di conseguenza sempre 1 a 2, quindi permettendo in questo caso un po' più di margine per lo stop loss.
mentre abbiamo anche in percentuale, significa che lo stop loss sarà calcolato in percentuale, quindi se andiamo ad aprire il trade, sostanzialmente qua avremo uno stop loss in percentuale dell'asset che andremo ad impostare con target sempre 1 a 2, che anche quello è impostabile, ok? Questo è per l'instant. Mentre abbiamo anche un breakout candle close, significa che se la candela successiva mi chiude al di sopra o al di sotto di questa linea, confermando la chiusura, andremo ad aprire il trade con lo stop loss sempre impostato come precedentemente vi ho spiegato. Successivamente abbiamo appunto l'opzione per il retrace. Cosa significa? Che se appunto l'asset mi va ad chiudere sopra la linea, no? E successivamente ritraccia un minimo, l'expert mi aprirà automaticamente la posizione al ritracciamento, ok? Mentre poi abbiamo anche retest range, significa che se l'asset mi supera la linea, poi mi viene a ritestare il range, mi aprirà direttamente la posizione al test del range. Questo è per far sì che abbiamo un migliore posizionamento, ma evitiamo anche i falsi breakout. Cosa significa? Che se per esempio l'asset mi supera la linea ma poi mi torna subito indietro senza neanche confermare al di sopra, quella sarebbe stata un falso breakout e avremmo potenzialmente preso stop. Quindi tutte queste impostazioni sono per lavorare in determinato modo e per migliorare quelle che possono essere le entrate. Okay? Poi abbiamo come ultimo il fair value gap, che è molto interessante. E cosa significa? Che se l'asset, adesso vediamo, per esempio andiamo a vedere indietro, no? Cosa abbiamo qua? Mettiamo che questa è linea massima e minimo del range testato. Cosa succede? Che abbiamo una bella rottura al di sotto, ma abbiamo anche un fair value gap, come potete vedere in questo caso, che si attesta circa in questo modo. Ok? Possiamo tranquillamente tracciarlo in questo modo. Cosa farà l'expert? Automaticamente che nel momento in cui mi viene a ritestare il fair value gap, mi aprirà direttamente una posizione short al testing del fair value gap, sempre con uno stop al di sopra del range come lo avremo impostato ed un target sempre 1 a 2. Torniamo a vedere i dati di ingresso, quindi abbiamo visto cosa significano i tipi di stop loss e cosa sono i vari tipi di entry mode. Un'altra cosa che voglio farvi vedere è che qua noi andremo a mettere la candela sotto la quale con lo stop loss impostato a X candele noi vorremmo lo stop loss, e qua andremo a mettere quanto noi vogliamo il take profit che sia rispetto allo stop loss. Cosa significa? Che se noi mettiamo 200 il take profit sarà il doppio dello stop loss, quindi avremo un rischio di rendimento 1 a 2, ok? Una cosa molto importante da sapere. Tutto il resto l'ho già ben spiegato sul precedente video che vi metto qua dell'opening range breakout. Ok? Detto questo, andiamo a vedere quali sono i rendimenti sugli asset che ho testato. Inoltre, prima di procedere a farvi vedere i rendimenti, voglio ricordarvi che sul mio sito internet dynamictrader.it io ho messo i Expert Advisor in vendita. Potrete acquistarli direttamente, come vedete, Opening Range Breakout, cliccando sul pulsante acquista, che vi ridirezionerà direttamente sull'acquisto tramite PayPal. Potete pagare a rate, potete pagarlo intero, chiaramente come volete. Questo comprende tutto il software e comprende anche tutti i set file che io ho testato e che ritrovo essere i migliori attualmente con l'Opening Range Breakout. Quindi troverete i set file che avevo già testato precedentemente e i set file dei nuovi test che vi mostro, ok? Inoltre sul mio sito trovate anche il broker consigliato che utilizzo, che è Pepperstone. Ragazzi, è uno dei migliori broker in circolazione,
regolamentato, insomma vi consiglio di utilizzarlo perché è veramente valido, offre protezione del capitale ed offre la leva, insomma, che è permessa, che è 1 a 30, però signori è la leva che permettono, insomma, tutti i broker regolamentati in Europa, ok? Detto questo, torniamo direttamente sul grafico, sulla MetaTrader 5, e vediamo quali sono i rendimenti. Intanto io vi dico che l'ho testato su USD Japanese Yen e su US Tech, e su questi ho trovato dei set file che possono essere molto validi. Su USD Japanese Yen, ogni tick su tick reali, come sempre vado a caricare quelli che sono i dati di ingresso migliori e andiamo a vedere quali sono i rendimenti. Come potete vedere, ragazzi, i rendimenti dal 2019 a fine 2024 sono, posso dire, veramente molto interessanti. Andiamo a vedere. Abbiamo un guadagno, un profitto totale di $73.000 con un drawdown del 13% ed un insomma equity drawdown massimo del 14%, quindi il drawdown si aggira sulla media del 13,5%, cosa che non è molto per niente, anzi direi male. Abbiamo un totale di operazioni di 702 operazioni e un fattore profitto di 1,3. Possiamo dire che il rendimento non è per niente male. Andiamo a vedere tutti gli altri con lo stesso asset, quindi USD Japanese Yen. Andiamo a vedere con gli altri dati di ingresso che vado a caricare. Questo qua sarà con il Fair Value Gap e vediamo quali sono i rendimenti. E eccoci qua, ragazzi. Come possiamo ben vedere, questo grafico, questa equity line non è per niente male. Come sempre, come dico ogni volta, ci sono periodi di drawdown, periodi stagnanti, ma periodi anche in cui sostanzialmente l'asset spinge verso i guadagni. Possiamo vedere che il rendimento è nettamente inferiore a quello precedente, però è comunque un buon rendimento con un drawdown massimo sempre del 13% circa, il che non è per niente male. Abbiamo meno operazioni e un profit factor di 1,22. Quindi andiamo avanti con l'altro test e andiamo a vedere, insomma, carico i dati di ingresso, andiamo a vedere quali sono i rendimenti come sempre. Come possiamo ben vedere, anche quest'altro grafico non è per niente male. Abbiamo inizialmente un grande sprint e guadagno, mentre negli anni, insomma, a seguire dal 2023 abbiamo delle fasi stagnanti, ma comunque risulta molto interessante utilizzare anche questi dati di ingresso, perché comunque i rendimenti sono stati e sono molto validi, quindi è una buona cosa utilizzare questo tipo di impostazioni. Qui abbiamo un guadagno molto valido di 76.000 euro, ma un drawdown più alto, si aggira intorno al 30%. Di conseguenza questo tipo di impostazione andrebbe utilizzata con un rischio basso, ovviamente, per mitigare quelle che possono essere, insomma, le perdite e sfruttare le fasi, insomma, in cui va a guadagnare. Bene, adesso andiamo a vedere anche i rendimenti su US Tech, così vedrete quali, insomma, possono essere anche sugli indici, ok? Quindi andiamo a modificare, andiamo a mettere US Tech, sempre 2019, 2024, andiamo a caricare i dati e vediamo cosa ci può mostrare questa strategia. Come potete ben vedere, anche US Tech performa in maniera, direi, veramente discreta con i set che ho impostato, e come potete vedere abbiamo 41.000 euro di guadagno, un drawdown massimo del 17% circa, 1196 operazioni, quindi ora molto più alta frequenza, diciamo, e
un profit factor di 1,15. Come potete vedere il grafico non è per niente male. Andiamo a vedere l'ultima impostazione su US Tech, altrimenti andiamo a dilungare il video in maniera incredibilmente lunga e non ha senso, perché io volevo solo mostrarvi le modifiche che ho fatto e quali sono i rendimenti sui vari asset che ho testato. Quindi andiamo a vedere anche un altro tipo di dato di ingresso e vediamo quali sono i rendimenti. Come potete ben vedere, abbiamo anche in questo caso un bel grafico in salita, un equity line in salita. Posso ritenermi veramente soddisfatto di aver creato questa strategia, perché i rendimenti sono veramente ottimi. In questo caso abbiamo 79.000 euro di guadagno con un drawdown massimo del 20% e 2000 operazioni circa, un profit factor di 1,13. Quindi, concludendo, ho creato una strategia che fa combaciare principi di price action con le rotture orarie del prezzo. Quindi abbiamo una strategia veramente completa che può avere ottimi rendimenti su vari asset. Chi la acquista chiaramente può fare i suoi test, da me verrà seguito per impostare la strategia, per impostare i set file e mettere il corretto rischio per non andare a rovinare il capitale. Detto questo, utilizzerò questa strategia su una prop firm, quindi proverò a utilizzare la opening range breakout con i set file e le impostazioni che vi ho fatto vedere e proveremo a superare una challenge. Dopo questo video proverò a tornare costante nel pubblicare video e voglio iniziare una serie di mini corso per spiegare a tante persone che anche mi seguono ma che non capiscono bene di cosa sto parlando, cosa è il trading e come funziona. Quindi voglio fare dei corsi gratuiti per portare tutti ad un livello dove i miei video riusciranno a capirli senza avere dei dubbi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete mi piace, iscrivetevi e attivate la campanellina, così non vi perderete tutti i nuovi video che farò uscire. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti.